Fuoco! No! Fermati! Salve, oggi siamo qui con la rivoluzione, esattamente come c'è scritto qua. Questo non è un semplice tostapane, è il tostapane più smart e più tech e forse anche più costoso che esista al mondo. Una tecnologia rivoluzionaria che dà un migliore gusto e più velocemente. Comunque sono dei grandi, cioè a partire dal packaging questi qui hanno messo in piedi tutta una super storia sul niente perché è un tostapane. Mamma mia, questa è tutta la potenza del marketing, vedete? Se mi metti le istruzioni in un fogliettino carino sembra una roba tipo wow. Ho aspettative molto basse, però non sto nella pelle perché ci ha messo letteralmente una vita ad arrivare. Che bello! In realtà tutto molto semplice. Qua c'è uno schermo touch, tutto bello in alluminio spazzolato. Questo viene fuori. Ah, è tipo quello per le briciole. Assurdo perché non ha nessun tasto e non ha neanche il coso per tirar giù i toast. Infatti qua sopra vedete ci sono i due spazi per i toast e ci sono delle specie di binari con queste cose sotto che suppongo vadano su e giù in automatico. E addirittura questa dovrebbe essere una cosa molto interessante perché anche questi in automatico si chiudono o si aprono per fittare proprio il toast. Purtroppo non abbiamo la presa italiana, ma abbiamo questa presa. Che cos'è? Quindi, a differenza del classico tostapane da 20 euro, non abbiamo le classiche mollettine dove si mette il panino, ma dovrebbe far tutto in automatico. Era necessario tutto questo? Probabilmente no, ma trovo che sia super affascinante overingegnerizzare un prodotto normale come un tostapane. Vediamo un po'. Oh, si è acceso! Allora, abbiamo la nostra R di Revolution e se schiacciamo... Finissimo! Si sceglie il tipo di pane tra questi che sono indicati: fresh, frozen o reheat. Poi si può scegliere il grado di doratura. Guardate che figo che modifica addirittura l'immagine dal toast bruciato al toast leggermente tostato. Io direi che lo testiamo subito, quindi mettiamo la nostra fetta, scegliamo la doratura. Questa cosa mi ricorda troppo una scena dei Griffin e non dico altro. Andiamo sul 4, via di mezzo, start. Heating. No! Cos'è? Ma guardate che roba! È tipo il forno di Sauron! Mamma mia! Quando hanno detto che era super veloce intendevano super veloce. Fumo! 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 Che succede? No! Fuoco! Fuoco! No! Cosa sta succedendo? Fermati! Porco cane! Qualcosa mi dice che non ha proprio funzionato. Veloce è veloce, però mi sa che è uscito un po' bruciato. Tra l'altro assurdo perché dentro rimane morbido. Ma è possibile che non abbiano previsto un sistema di sicurezza? Grazie. Guarda, non si sa mai. Cioè io ho speso quasi 800 euro per un tostapane che va a fuoco. E a proposito di soldi e di acquisti online, se volete risparmiare quando comprate online cose stupide, vi presento lo sponsor di questo video che è Letyshops. Ve ne ho già parlato un sacco di volte ed è un servizio di cashback completamente gratuito. C'è l'applicazione o l'estensione per il browser. Per chi ancora non sapesse come funziona, ci sono un sacco di store, più di 2500, tecnologia, viaggi, libri, sport, abbigliamento, veramente di tutto, da Nike a Yux a Leroy Merlin. Qua ne vedete un po', €1. E fondamentalmente se comprate su questi store passando attraverso Letyshops, molto semplicemente, in questo caso per dire voglio comprare qualcosa su MediaWorld, apro MediaWorld, vado al negozio, Letyshops mi reindirizza al negozio di MediaWorld, io faccio le mie compere, prendo quello che devo comprare e in questo caso posso ottenere fino al 6,6% di cashback. Una volta terminato l'acquisto, sull'account di Letyshops vi arriverà il credito che poi potete mandarvi su PayPal. Qua sopra tra l'altro ci sono proprio le divisioni per categoria, quindi qua vedete per esempio tutti gli store di elettronica, mentre l'estensione è super comoda perché se visitate un sito che è dentro Letyshops in automatico praticamente si attiva. Super consigliata, se ve ne continuo a parlare è perché effettivamente la uso e funziona. Non si diventa di certo ricchi, ma si riesce a recuperare qualche euro di qua e di là, soprattutto se fate tante compere online. Vi lascio ovviamente qua sotto i link in descrizione. E detto questo, torniamo a far bruciare cose. È super interessante perché fa tutto da solo, quindi se lo porta giù, avvia, solo che c'è qualcosa che non va. Cioè guardate che roba, è veramente super caldo. Adesso lo sta tostando, però se non lo fermi tu, non è che si fermi in automatico. E quindi io faccio ferma e voilà. Questa è una buona doratura, solo che l'ho dovuto fermare io.
Spettacolo. Non capisco. Allora, vediamo nelle impostazioni. Data e ora, niente. Large bagel, luminosità si può cambiare, lasciamola al massimo. E il volume, ma boh. Potrebbe essere che Capitan Yaki ha fatto un errore da elettrotecnica di base. Siccome lui ha la spina inglese e io lo sto usando con un semplice adattatore, penso che lui vada a 110 volt e noi lo stiamo facendo andare a 220 volt. Gli stiamo dando letteralmente il doppio della potenza. Poi lo schermo va lo stesso perché probabilmente lo schermo va a 12 volt, quindi c'è la conversione. Però potrebbe essere quello il problema. Infatti qua mi sa che è più caldo del previsto. Cerco un trasformatore di qualche genere e poi lo testiamo per bene. Bene signori, è passato qualche giorno in realtà perché ho sclerato per trovare questo, la soluzione più pratica e comoda per il nostro tostapane del futuro, ovvero un semplicissimo trasformatore. Solo che siccome questo signore qua consuma fino a 1800 watt, ho dovuto prendere l'unica roba che supportasse almeno 2000 watt. Quindi andiamo ad accenderlo e speriamo che sto giro non esploda nulla. Ora è proprio comodo, stupidi americani che usano altri voltaggi. Partiamo col test semplice. Fetta di pane, avviamo. Lui chiude e se la porta giù. Questa cosa è bellissima. Ed effettivamente adesso non diventa tutto mega incandescente come prima. Sì. Ah ok, vedete, indica il tempo con i pallini. Intanto non è così smart da capire che da una parte c'è il pane e da una parte no, perché sta scaldando da entrambe le parti. Però sembra sto giro funzionare. Non vedo fumo, non vedo fiamme, quindi è già un successo. C'è il timer! Ha finito! Enjoy, grazie bro. Posso dire che è venuto veramente figo? Guardate qua che doratura. Ah, scotta! Anche se non è così uniforme su entrambi i lati, possiamo fare meglio, dottore. Mamma mia, è completamente diverso dalla stessa fetta di pane tostato sull'altro tostapane da 20 euro. Il problema è che è pensato per gli americani, quindi c'è l'English muffin, che non so cosa esattamente sia, la bagel, ok. Questo cos'è? Pastry. Io volevo solo fare le tigelle. Facciamo un umile toast, ovvero la cosa che so cucinare meglio. Che poi, scherzi a parte, è totalmente inutile. Però questo qua sulla carta avrebbe la tecnologia per fare un sacco di cose interessanti, domotiche, magari collegarsi, fare, disfare. In realtà, oltre ad avere un touchscreen e poco altro, non è che puoi fare molto. Però pensate quanto sarebbe figo magari prepararti le cose la sera e la mattina ti svegli addirittura col tostapane che sta andando e ti svegli proprio con l'odore del toast appena fatto. È necessario? Assolutamente no. Però ormai viviamo in un mondo di cose non necessarie. Comunque, per fare il panino c'è la modalità toast ma panini, vedete? C'è il proprio panini mode che dovrebbe farti la tostatura a righe, perché gli americani dicono che i panini sono fatti così. Oltretutto posso dire che sono molto più comode le maniglie del classico toast. Livello 5 su 7. Vediamo cosa succede. E dottore, te lo devi portare giù però. Penso che sia il prodotto smart meno smart che io abbia mai comprato. Cioè questo dovrebbe andare giù, ma lui l'ha chiuso dentro, no? Qualcuno vuole dei waffle? Non lo so, sono veramente... Fumo! No, non di nuovo però! Dai, non è possibile! Ma chi è che l'ha progettata questa cosa qua? Sono modalità 5 su 7, modalità 7 cosa mi tira fuori? Sto giro non hai scuse, stiamo usando la tensione giusta, tutto perfetto e mi sbagli così il toast. Bah. No, è decisamente bruciato. Vabbè, concludiamo questo video fallimentare con i waffle. Mettiamo la modalità waffle. Sto giro, visto che conosco i miei polli, metto 3 su 7. Uno di qua, tac, tac. E voilà. Ero partito con grandi aspettative, ma veramente penso che sia uno dei peggiori prodotti che abbia mai recensito, senza contare il rapporto qualità-prezzo. Sì, ma c'è qualcosa che non va, li cucina troppo. Cioè questi sono giusti, ma erano a 3. Non lo so. So solo che non c'è nessun problema che la Nutella non possa risolvere. E no, purtroppo non ci stanno sponsorizzando, ma grazie Nutella di esistere. Quindi da Yaki e da questo fallimento di tecnologia era tutto. Comprate il tostapane più economico che trovate, perché tanto va benissimo e tanto alla fine il toast esce sempre bruciato. Io mi gusto questo waffle che comunque è venuto alla grande e ci vediamo prossimamente con prossimi gadget, prodotti, cose strane, cose pazze, chi lo sa, non lo so. Ciao.